WHP, Work Health Place Promotion, è la promozione della salute nei luoghi di lavoro. È nato nel 2013, c'è stata una collaborazione da parte dell'ATS con all'epoca l'RSVP Luca Roscio, e ha chiesto ovviamente a me di partecipare a questo progetto. Quindi è un progetto storico, ormai è il 13° anno quest'anno. È nato proprio perché la promozione della salute è un processo che deve condurre e educare le persone a un sano stile di vita, a dei percorsi corretti. E in qualità di infermiera professionale mi sembrava di essere la persona più adatta all'interno dell'azienda per poter stimolare questo processo. Ovviamente l'obiettivo è quello di prevenire le malattie croniche e degenerative. Teniamo conto che il diabete e l'ipertensione sono le principali malattie cronico-degenerative che a lungo andare possono portare anche a un assenteismo, e quindi è il benessere del lavoratore su cui si punta, cioè cercare di renderlo meno assente per malattia nel tempo, nel corso della sua carriera lavorativa. Il progetto quindi è nato per questa collaborazione con ATS, ma è insito nella mia natura, prima di tutto perché io sono un'infermiera professionale, e quindi l'infermiera professionale si occupa di prevenzione principalmente, di educazione, e si cerca quindi di agire su tutti gli ambiti, dall'alimentazione, il percorso sano di stile di vita consiste anche nel fare attività fisica, ma perché no, anche nella stessa collaborazione, creare team con gli altri colleghi di lavoro per mantenere un percorso individuale sano e corretto dal punto di vista anche psicologico, cioè il benessere è visto in tutti i sensi, in tutti gli ambiti, e quindi anche la collaborazione tra i colleghi di lavoro, perché no, deve essere un percorso da attuare e da percorrere appunto nel corso della carriera lavorativa. E poi dobbiamo pensare anche che siamo molto più tempo al lavoro rispetto che a casa nostra, quindi purtroppo la pensione si allunga un po' per tutti. Nel corso degli anni sono state diverse, perché noi siamo partiti ad esempio stimolando le gite, le vecchie gite che si facevano una volta tra colleghi di lavoro, e siamo partiti proprio con queste iniziative che coinvolgevano appunto, facendo team, i lavoratori con le loro famiglie, e poi facevamo tanta attività fisica perché organizzavamo dei percorsi abbastanza intensi come la raccolta di castagne, percorsi, non so, il percorso di Montisola a piedi, siamo andati da Portofino Santa Margherita, andata e ritorno a piedi, quindi cioè erano state molto partecipate queste gite. Poi nel corso degli anni sono anche cambiati un po' i meccanismi, le scelte, e ultimamente il torneo di biliardino ha avuto un esploit, c'è competizione ma c'è anche tanto team, perché si divertono le persone, e soprattutto l'area puzzle è diventata, cioè veramente ho creato dei mostri penso con questo tipo di attività. L'area puzzle è competitiva anche questa, anche se all'inizio l'idea era quella di cercare un rilassamento mentale, uno stacco proprio dall'ambito lavorativo, e invece c'è una gara a fare a finire prima il puzzle, e ce ne sono veramente tanti sul tavolo. Adesso dovremo anche trovare una loro collocazione magari all'interno della mensa. Poi abbiamo anche inserito ultimamente yoga, che è molto sentito anche questo, è 2 anni che è all'interno del nostro percorso, quindi un giorno alla settimana è dedicato nella pausa mensa allo yoga. E poi abbiamo inserito anche la camminata metabolica del lunedì dopo l'orario di lavoro, e anche questa c'è una buona adesione. Le iniziative che mi piacerebbe far partire per il prossimo futuro riguardano 2 progetti essenzialmente su cui ci sto lavorando, e sono il lavaggio dell'auto dei dipendenti nel nostro parcheggio dipendenti, coinvolgendo un'azienda esterna che si possa occupare attraverso la nebulizzazione, quindi non ha bisogno di consumare acqua o di avere un punto di scarico dell'acqua.
e questa sarebbe molto apprezzata tra i nostri colleghi. E l'altra iniziativa che mi piacerebbe è coinvolgere il medico competente attraverso ISAC per rilasciare i certificati medico-sportivi dei nostri dipendenti che svolgono attività sportiva, quale meglio occasione del medico competente che ci conosce già per la realtà lavorativa. Più che aneddoto è un ricordo. Nel 2016 l'ATS ci ha coinvolti in questo progetto di divulgazione del programma del progetto VHP a tutte le altre aziende e siamo stati invitati all'Università Statale di Milano e a parlare appunto di questo argomento. Mi ha un attimino bloccato questa cosa perché all'inizio ho accettato volentierissimo, ma quando sono salita sul palco dell'Università Statale in Aula Magna, ho guardato il pubblico, mi sembrava una marea di persone, sono state un centinaio di persone, mi sono agitata, ho cominciato a sudare, non riuscivo più a parlare, non sapevo più cosa dovevo dire. Poi pian pianino mi sono concentrata e sono partita col mio percorso. E ho parlato della SIPCA, ero anche orgogliosa di questo aspetto perché avevamo intrapreso finalmente un percorso, perché nel progetto VHP i primi 3 anni sono un percorso obbligato, diciamo, bisogna sottostare a delle regole ben precise di divulgazione e di messa in pratica delle buone pratiche. Dopodiché diventa tutto più facile perché le hai già messe in pista e quindi è un mantenimento e ogni anno magari inserisci qualcosa di nuovo. Però ripeto, questo tipo di attività mi ha sbloccato in un certo senso, ma mi ha anche emozionato parecchio.